ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video bellissimo e mi sono scritta tutto qua, vedi, con gli appuntini, con le cose, perché mi è venuta proprio un'ispirazione potentissima. E in merito al blocco, cioè quante volte ti sei detta mi sento bloccata, mi sento bloccato, e cioè io per prima. E questa è la cosa che pronunciamo più spesso, che siamo vittime di una società industrializzata ed estremamente patricentrica volta al progresso costante. E già ha sbagliato la società. Se non produciamo abbastanza siamo bloccati. Se non riusciamo a prendere una decisione siamo bloccati. Se una relazione non si muove siamo bloccati. Se i soldi non arrivano siamo bloccati. Se la vita non procede secondo i nostri piani, ci convinciamo che ci sia qualcosa da aggiustare. Dimmi se non è così. Perché ci hanno insegnato che è così, ci hanno educastrato a credere che è così. Perché proprio il nostro tempo, la nostra epoca, che ha un solo imperativo: vai avanti, corri, reagisci, sbloccati. Ma se il blocco non fosse un errore? Noi persone estremamente spirituali dobbiamo guardare sempre la cosa dall'altra prospettiva. Allora questo video nasce perché qualche giorno fa mi sentivo completamente bloccata sul divano. Ero sul divano con di fronte la scrivania questa. Avevo proprio una stanchezza abissale. E ho detto aspetta, la prima cosa che fa la mente è no, devi reagire, prenditi un po' di magnesio, fra, ma l'ho preso stamattina, ma mangiati la frutta, l'ho mangiata, bevi un po' d'acqua, cioè, la mente voleva farmi reagire, come ha sempre fatto. Ho detto aspetta un attimo, e se questo che io percepisco come blocco è un linguaggio della mia anima? Allora mi sono messa le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra, e ho detto: quello che sto sentendo, il mio corpo, il Dharmakaya, cioè gli insegnamenti del Buddha sono il mio corpo. E allora il mio corpo è il mio più grande maestro. Ti seguo, ti accolgo. Permettimi di comprendere il tuo linguaggio. E allora poi, dopo 10 minuti, che ero lì sul divano, a sentire solo il mio respiro, mi sono alzata. Non ho fatto le cose in fretta, cioè ho seguito i movimenti lenti e ho fatto i video senza stancarmi. Voleva che rallentassi, anche nel linguaggio, voleva che fossi lenta. E allora ci sono momenti in cui l'anima, diciamo che smette di collaborare con la nostra fretta, non per punirci, ma per impedirci di continuare nella direzione sbagliata. E ciò che chiamiamo blocco spesso è proprio il modo in cui l'anima ci protegge da una vita che non le appartiene più. Gli antichi questo lo sapevano benissimo. Ti ricordi Persefone, il mito di Persefone che discende negli inferi? Quando Persefone scende negli inferi, che succede? Che la madre di Persefone, Demetra, smette di far crescere il grano. La terra si immobilizza, arriva un inverno che sembra interminabile, no? E quindi dal punto di vista del mondo è una tragedia. Dal punto di vista dell'anima è un'iniziazione, perché molte trasformazioni possono avvenire soltanto quando tutto rallenta. E allora il seme sembra immobile, ma sotto la terra sta preparando la sua rinascita. La crisalide, no, sembra morta e invece sta costruendo le ali della farfalla. Cioè l'inverno sembra privo di vita, eppure custodisce la primavera. Allora, forse anche il tuo blocco non è un ostacolo, è un rito di passaggio. Forse non sei ferma o fermo, forse stai diventando più profondo, più lento. E allora oggi ai tarocchi voglio chiedere qualcosa di molto antico. Perché la tua vita si è fermata?
Cioè, qual è il messaggio che il destino sta cercando di darti attraverso questo apparente blocco? Perché gli eventi nella visione sciamanica non sono incidenti di percorso, sono enti, entità, sono presenze, sono immagini vive, sono divinità che bussano alla porta della nostra coscienza. E allora quello che stai vivendo oggi non è una porta chiusa, è una porta che si aprirà soltanto quando smetterai di prenderla, eh, apri, 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 apri a pugni, no? E inizierai ad ascoltare ciò che ha da dirti. E quindi ragazzi e miei ragazzi vi chiedo adesso di scegliere una delle due varianti, prima variante o seconda variante. Potete sentirle anche entrambe, perché quando facciamo questi tipi di video, che sono viaggi pazzeschi nell'inconscio, allora ci sono dei messaggi bomba, dei clicconi che possono arrivarvi da entrambe le varianti. E andiamo a vedere, lasciamo che sia l'anima a parlare. Va bene? Allora, prima variante e seconda variante. E partiamo dalla prima variante. Mettiamo il mio schemino qua. Vi voglio dire, non abbiate fretta di capire tutto, va bene? Tutto adesso. Le immagini non chiedono di essere spiegate, chiedono di essere abitate. Quindi lascia che poi, dopo la lettura, siano le carte a farti continuare il viaggio, perché il viaggio non finisce quando il video finisce, inizia proprio quando il video finisce, il viaggio all'interno di te, no? Dopo la consapevolezza acquisita. Ok, partiamo dalla prima. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza e libertà. Perché la tua vita si è fermata o un'area della tua vita si è fermata? Cosa hanno da dirti gli spiriti a mezzo di questa lettura? Il messaggio che il destino sta cercando di darti. Prima carta. Dove si manifesta il blocco? Cioè in quale area della tua vita l'anima ha rallentato il passo in questo momento? Nell'area economica o nell'area fisica, il 9 di denari. L'area della tua vita in cui l'anima ha rallentato il passo è l'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza economica, l'autosufficienza fisica. È probabilmente perché vuole farti veramente realizzare l'autosufficienza economica, l'autosufficienza fisica, al di là del come si fa secondo la mente razionale. Sapete quanto amo questa carta del 9 di denari, no? Tra le mie carte in assoluto che rispecchiano l'autonomia in tutti i sensi, l'interezza, l'abbondanza. Allora, dove sta il blocco qua? Non sta tanto nella mancanza, probabilmente si trova in ciò che hai già costruito. Cioè, a volte arriviamo a un punto della vita in cui abbiamo raggiunto un certo equilibrio. Abbiamo imparato a cavarcela da soli, abbiamo sviluppato competenze, abbiamo creato una certa stabilità, eppure sentiamo che qualcosa non è più come prima. Allora il 9 di denari mi dice che non sei ferma o fermo perché ti manca qualcosa. Sei ferma o fermo perché ciò che hai conquistato non basta più a nutrirti. Molto semplice. Mi viene in mente quando in Australia realizzai il grande successo da cantante, a un certo punto me ne andai. Cioè, si profilava una carriera straordinaria, non avevo già compiuto, era proprio un moto più forte di me,
ve l'ho raccontato anche nella mia tesi di laurea in naturopatia. Era un moto più forte, cioè, ma come sei lì, stai guadagnando benissimo, inizia il successo, tutte le comunità italiane che mi cercavano, no? Niente, non dovevo tornarmene. È proprio questo senso qui, io me lo ricordo bene. Tutto funziona, va bene, ma a un certo punto sentivo la necessità di liberarmi. Allora questa carta ti invita a chiederti se il vero blocco non sia l'identificazione con quello che hai già realizzato. Cioè, forse la tua anima non vuole distruggere quello che hai costruito, cioè vuole semplicemente accompagnarti oltre quello che hai già costruito. Perché c'è una differenza tra sicurezza e pienezza e il 9 di denari sembra dirti che sei pronto per una pienezza diversa. Quindi la domanda dell'anima, no? Quella che ti faccio è questa, cioè quale parte della tua vita appare completa agli occhi degli altri, però dentro di te senti che è arrivato il momento di evolvere. Cioè io avevo una carriera di successo in Australia, quindi tutti, dai, ce l'hai fatta. No, io mi sentivo incompleta, cioè non mi sentivo libera. Quindi, cioè il blocco, questa carta mi dice che non sta nascendo da qualcosa che ti manca, ma perché l'anima tua è diventata più grande della forma di vita che avevi costruito prima. Va bene? Vediamo un po' qual è l'illusione del blocco, cioè qual è la storia che la tua mente ti racconta. Qual è l'illusione del blocco? Qual è la storia che la tua mente ti racconta? Qual è la storia che la tua mente ti racconta? L'illusione del blocco. Infatti abbiamo la ruota della fortuna. Guarda, allora, la mente sta interpretando il ciclo della vita in modo illusorio, cioè, allora, la ruota della fortuna è tutto tranne che immobile, è la ruota della fortuna, appunto. Poi c'è il pentacolo magico, no? È come se ti stesse invitando, fai la formula pentacolare sulle immagini di questo momento che stai vivendo. Comunque, poi vediamo anche se ci indicano un rituale apposito. Allora, la ruota della fortuna, la ruota del karma, cioè è il simbolo del movimento continuo, i cicli della vita, delle stagioni, no? Perché esce nella posizione dell'illusione? Perché la mente ti sta raccontando una storia molto semplice, che è quella che ci racconta a tutti. Ascoltami bene, la mente ti dice, se la ruota non gira come voglio io, allora si è fermata. Ma la ruota della fortuna non smette mai di girare il destino. Cioè siamo noi che quando attraversiamo una fase di rallentamento pensiamo che il movimento sia finito. Questa carta ti sta invitando a osservare una convinzione molto profonda, che è quella che forse credi che la vita debba sempre crescere, migliorare, espandersi, e quando questo non accade la mente conclude immediatamente che qualcosa non va, cioè il mito di Persefone e Demetra. Eppure, cioè, la natura mica conosce solo la primavera, conosce l'autunno, conosce l'inverno, il tempo del raccolto, il tempo della semina, il tempo dell'attesa. Ecco, la ruota ti ricorda che non sei uscita o uscito dal flusso della vita, sei entrato in una stagione diversa. Vedi le stagioni qua. Il vero blocco nasce quando pretendiamo che sia sempre la primavera. Ma l'anima non vive una stagione sola, ha bisogno proprio di attraversarle tutte. Quindi qua mi viene una domanda molto importante che ti faccio. Qual è la stagione della tua vita che stai cercando di evitare? Perché? La stagione che ti viene in mente adesso magari è proprio quella più necessaria per la tua trasformazione. Allora mi ricordo che io da piccolo odiavo l'inverno perché si andava a scuola. Chi è che non odiava l'inverno perché si andava a scuola? È un luogo comune, però amavo l'estate perché la scuola finiva e quella cosa mi è rimasta. Negli ultimi anni, anche da quando ho aperto il canale, no? Io amo l'inverno in modo viscerale, l'autunno, l'inverno, sono stagioni ctonie, sotterranee, che ti permettono di essere in contatto con quel semino per prepararlo alla primavera.
Se non siamo in contatto con il mondo sotterraneo, quello che verrà fuori è caos. Che il caos, per carità, solo dal caos nasce una stella danzante, come diceva Nietzsche, però è caos inconsapevole. Allora, la ruota non gira per portarti dove vuoi, ma dove la tua anima ha bisogno di essere. Mi spiego? Cioè, la ruota del destino, della fortuna, non è al servizio dell'ego, è una ruota al servizio dell'evoluzione dell'anima, della trasformazione. Ok, che cosa sta accadendo veramente? Cioè, qual è il movimento invisibile che non riesci ancora a vedere? Andiamo a vedere ancora di più a fondo. Che cosa sta accadendo davvero? Si stanno bilanciando le cose con il 2 di denari. Né troppo di qua né troppo di là, né troppo mondo sotterraneo né troppo mondo visibile. Un equilibrio sta avvenendo tra le due parti, in modo tale che la tua fioritura, la tua primavera interiore sia, ed esteriore, sia in equilibrio. L'anima sta proprio cercando un nuovo equilibrio. C'è una persona che tiene in movimento due monete qua, no? E sullo sfondo il mare con la nave che si agita. E che cosa vuol dire questo? Ti mostra che la vita non ti sta chiedendo di correre, ti sta chiedendo di imparare una danza nuova. Forse, non lo so, hai l'impressione di non sapere più da che parte andare? Cioè una parte di te vorrebbe continuare come prima, mentre un'altra sente che è arrivato il momento di cambiare qualche cosa. Allora, il 2 di denari non ti dice scegli in fretta, come ti dice la mente razionale. E il treno passa solo una volta. Stronzate, scusatemi il termine. Quello che è destinato arriva, anche se stai fermo. Cioè, è la tua presa di risoluzione che cambia tutto. Il tuo libero arbitrio, come scegli di relazionarti agli eventi che sono già previsti, come vi ho spiegato nel video Destino e Libero Arbitrio. Quindi c'è una differenza enorme qua tra essere indecisi e essere in trasformazione, perché l'indecisione nasce dalla paura. La trasformazione nasce quando un'identità si sta sciogliendo e quella nuova non ha ancora preso forma, c'è una fase delicata. Non so se mi viene in mente questa immagine col mare qui, no? Come il momento in cui il mare cambia marea, cioè da lontano sembra confusione. Io abito vicino al mare, quindi da lontano sembra confusione, però il mare sa perfettamente quello che sta facendo. Ed è questo che sta accadendo dentro di te, non sei fermo, fermo. Stai imparando un modo diverso di stare in equilibrio. E questo equilibrio qua non nasce dal controllare tutto, nasce imparando a seguire il ritmo della vita invece di volerlo imporre. Cioè il blocco qua non è assenza di movimento, ma un movimento così sottile che la mente lo scambia per immobilità. Ti faccio una domanda. Puoi scrivermi anche sotto all'info box o sul tuo quaderno rituale che state usando per fare rituali. Ci sono due aspetti della tua vita che stai cercando di trovare un nuovo equilibrio, no? Allora, quali sono questi aspetti? E quale dei due stai cercando di mettere a tacere invece di ascoltarlo? Ok, ti lascio domanda aperta così che le immagini possano lavorare dentro di te. Allora, quarta carta, qual è l'archetipo che ti sta guidando? Cioè, quale divinità o forza archetipica sta attraversando questo momento della tua vita? Qual è l'archetipo che ti sta guidando? Il re di coppe, ragazzi e miei ragazzi, c'è il reone di coppe, è bellissimo, la maturità emozionale, la maturità emotiva. Il re di coppe non è governato dall'azione, ma dalla maturazione del cuore, delle emozioni. Quindi, allora, il re siede su un trono in mezzo al mare. Le onde si muovono, si infrangono sugli scogli, l'acqua non è calma, eppure il re di coppe non cerca di fermarla. L'acqua sono le emozioni, no?
resta presente alle sue emozioni. E questo è l'archetipo che sta cercando di nascere dentro di te, quello che ti sta guidando. Cioè, per tanto tempo magari hai pensato che la forza tua vera fosse controllare gli eventi, capire tutto, decidere in fretta, trovare subito una soluzione. Ma il Re di Coppe conosce un'altra forma di forza, quella vera. Sa che le emozioni non sono nemiche da dominare, ma sono messaggere, dee da ascoltare. Non fugge il mare, sta là fermo e immobile. Impara ad abitare il mare, le emozioni. E credo che questo apparente blocco ti è stato donato proprio per insegnarti quella qualità che non nasce dalla velocità. E quella qualità che non nasce dalla velocità si chiama presenza. La capacità di restare nel cuore, nell'emozione, anche quando non hai ancora tutte le risposte. Perché il Re di Coppe mica ti dice muoviti, dai, vai, no. Ti dice diventa abbastanza profonda o profondo da poter accogliere ciò che la vita sta cercando di affidarti. E quando accade questo, le decisioni smettono di essere reazioni, no? Reagisce l'impulso, l'ego, no? E le decisioni diventano espressioni della tua verità. Ogni emozione, come ci insegniamo nello yoga sciamanico, è un dio, una divinità. Allora il Re di Coppe oggi ti ricorda che non sei chiamata o chiamato a schiacciare o scacciare gli dei, le forze, le dee dal tuo mare interiore, ma a sederti con loro finché ti avranno rivelato il loro dono. Pazienza, lascia che lavorino dentro di te. Allora ti faccio una domanda per far lavorare bene queste immagini. Qual è questa emozione che stai cercando di controllare o di analizzare? Perché ti sta chiedendo solo di essere ascoltata, senza fare niente, senza analizzarla, che ne so, che cos'è? Rabbia, la tristezza, l'abbandono? Non ti chiede di fare niente, ascolta la presenza e basta. Ucchietà, mo, ti accolgo nel mio cuore. Ok? Che cos'è che deve morire? Quale identità, quale convinzione, quale mito sociale è arrivato al termine del suo viaggio? Che cos'è che deve morire? Il 9 di bastoni. Deve morire il modo in cui hai imparato a essere forte. È proprio un'altra linea questa. Hai imparato a essere forte, a combattere, a prevenire, a fare. Deve morire questo aspetto qua, questa convinzione. Cioè, guarda questa immagine, questa donna, no? Nei Rider Waite è un uomo, sta in piedi, ha resistito, ha combattuto, ha attraversato tante prove, porta addosso le ferite del cammino e proprio per questo continua a restare in allerta. È come se dicesse non posso abbassare la guardia perché potrei essere ferito ancora. Questo è l'archetipo della vittima. Perché la vittima è colei o colui che ha imparato a difendersi perché sentiva sempre un nemico dietro l'angolo. Il nemico dietro l'angolo è l'invisibile, quello che può accadere. Ma se sei tu il co-creatore di quello che arriva, ecco perché affidarsi agli eventi significa cooperare con gli dei. Questa carta in questa posizione non ti sta dicendo che sei debole, ti sta dicendo che forse sei stanca di dover essere sempre forte secondo quel modello razionale lì. E forse il blocco nasce proprio qui, cioè da una parte di te che ha imparato a sopravvivere, a resistere, a non mollare mai. E quella forza certamente ti ha portato lontano, ti ha aiutato in momenti difficili. Ma oggi questo tipo di approccio si trasforma in una prigione. Cioè, oggi non è la tua energia essere finita, è finito il tempo della lotta continua contro l'esterno. Il 9 di bastoni qua ti invita a lasciare morire l'identità del guerriero che vive sempre in difesa.
ma piuttosto il guerriero che si allea agli eventi, ha il coraggio di allearsi al nemico. Il nemico sono le tue più grandi paure. Lì vince tutti i nemici. Perché mi dice che una vita costruita solo sulla resistenza non lascia spazio alla fiducia, alla spontaneità. Cioè l'anima non ti sta chiedendo di diventare più forte, ti sta chiedendo di smettere di vivere come se dovessi difenderti da tutto. Quindi il coraggio qua non è difenderti, resistere ancora, è concederti il lusso di abbassare le armi e avere fede. Cioè, qual è questa armatura che continui a indossare, anche se la battaglia è già finita? Perché stai indossando un'armatura, però la guerra è finita, la guerra esterna. Rifletti su questa carta qua. Vediamo adesso qual è il seme nascosto. Cioè, come ho scritto qua, che cosa sta cercando di nascere proprio grazie a questo rallentamento? Che cosa sta cercando di nascere proprio grazie a questo rallentamento? Io amo le carte. Il paggio di bastoni, l'allegria, l'entusiasmo, un nuovo entusiasmo, come se fosse appena nata, appena nato. Ora puoi smettere di sopravvivere e ricominciare a stupirti. Cioè, allora, il paggio di bastoni non è interessato ad avere certezze, è interessato a entusiasmarsi, a scoprire. Guarda, è un po' simile al matto in questa carta, no? Col bastone e l'animale. Qua l'animale è il gatto, segue l'intuito che lo porta a entusiasmarsi. Allora, questo rallentamento non è arrivato per toglierti niente, è arrivato per darti, per restituirti una parte di te che avevi dimenticato. Sai qual è? La curiosità, l'entusiasmo, la capacità di guardare la vita con occhi nuovi. Perché per tanto tempo qua tu hai camminato seguendo ciò che doveva essere fatto, hai portato responsabilità, hai mantenuto impegni, hai costruito. L'anima adesso ti sta facendo una domanda diversa. La domanda è: che cosa ti accende veramente? Non cosa devi fare, non cosa gli altri si aspettano da te, ma che cos'è che ti fa accendere gli occhi? Il paggio di bastoni è proprio il fuoco della prima scintilla, cioè non ti mostra ancora il grande progetto della tua vita, ti mostra il primo passo da fare, quello che ti accende. La vita non ti chiede di conoscere la strada tutta quanta, ti sta chiedendo il coraggio di seguire quella scintilla lì che torna ad accendersi dentro di te. Ed è proprio da questa scintilla che nasce questo tuo nuovo cammino. Questo paggio mi parla, non mi parla del grande destino già compiuto, no, parla di un richiamo iniziale così ingenuo, lo senti dentro di te sta cosa, quasi ingenuo, cioè ti sta invitando a riconoscere quella piccola ispirazione che magari spesso viene messa da parte perché non sembra abbastanza importante. Ma è proprio là che questa lettura, l'anima sta iniziando a germogliare, ti sta dicendo con questa lettura. Che ne so, hai lavorato sempre in ufficio, a un certo punto ti viene voglia di creare braccialetti con delle perline colorate. No, ma non è importante questa cosa, la mente dice, no, ma che fai? Ti metti a fare, c'hai uno stipendio, non posso mettermi a fare perline colorate. Tutto quello, ricordati che la mente ridicolizza e perché ne ha paura? Perché là sa che c'è la scintilla che sta germogliando. C'è una piccola scintilla che sta continuando a chiamarti, in questo momento ti chiamerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma che stai rimandando perché ti sembra troppo semplice, troppo folle o troppo diversa da quello che hai sempre fatto. Là sta la chiave, ok? Sapevo che dovevo fare questa lettura, guarda che impatto, porca miseria.
Allora, andiamo a vedere qual è la paura, ho scritto qua la paura da attraversare, quale timore rende questo inverno più lungo del necessario. Vediamo la paura da attraversare, quale timore hai che rende questo blocco, questo inverno, chiamiamolo più immaginale, più poetico, più lungo del necessario. La paura da attraversare qual è? È troppo lenta sta cosa. Cavaliere di denari, attaccamento alla sicurezza. Cioè, ma quando succederà questa cosa? Ma se mi metto a fare quell'altra cosa, quanto ci vorrà? No, 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 è meglio che continuo a fare questo. È attaccamento alla sicurezza. Allora, il Cavaliere di Denari ama la stabilità, ama quello che conosce, procede con calma, un passo alla volta. E questo non è un difetto. Io l'amo questa carta, però in questa posizione è la paura. Quindi ci sta parlando del fatto che forse la paura che stai attraversando non è quella di fallire, ma è quella di lasciare quello che già conosci. Cioè, anche quando un terreno non ci nutre più, però sembra rassicurante rispetto a un sentiero nuovo, noi tendiamo a stare là, cioè, perché? Perché il conosciuto, anche se ormai ci sta stretto, ci dà l'illusione del controllo. Il Cavaliere di Denari ti sta chiedendo di osservare con verità, con onestà, dov'è che stai rimanendo fedele a una vecchia sicurezza soltanto perché ti è familiare. Cioè, a volte noi continuiamo a fare le stesse cose non perché ci rendono felici, ma perché sappiamo già come farle. È l'abitudine. L'anima però cresce quando incontra l'ignoto. Non un ignoto incosciente, è un ignoto che ci chiama, già ti sta chiamando qualche cosa qua. Allora questa fase di blocco, questo inverno, si prolunga o si sta prolungando ogni volta che cerchi di tornare alla persona che eri prima. Ma tu chiaramente non sei più la stessa persona. La vita non ti sta chiedendo di recuperare il passato, ti sta invitando a fidarti della persona che stai diventando. Ed è molto interessante perché la prima carta col 9 di denari qua dice hai costruito qualcosa e qua dice hai paura di andare oltre quella cosa che hai già costruito. Cioè tutta la lettura qua mi sta dicendo che non è che ti manca il coraggio di iniziare, ti manca una sorta di permesso interiore di lasciare una sicurezza che non è più casa tua, non senti più casa tua. E allora qua io ti chiedo, c'è una sicurezza tua che continui a tenere, che continui a proteggere, però magari senti che non ti rappresenta più nella tua verità, capito? Qual è questa? Non mi devi rispondere adesso, se vuoi scrivimi sotto ai commenti. Vediamo un po' qual è adesso l'alleato invisibile. Hai una forza interiore, no? Hai una guida, una risorsa che è già con te, magari ancora non la riconosci. Vediamo qual è questo alleato invisibile che è questa forza interiore. Ragazze, allora abbiamo il 6 di coppe, amo questa carta, amo, perché è di una dolcezza incredibile. Cioè, dopo tutte queste carte che parlano di trasformazione, no? Cioè, questa carta mica ti sta spingendo in avanti, ti fa ritrovare qualcosa che avevi già dentro. È un dono. Questa carta ci parla della memoria del tuo cuore, di quella parte di te che non ha dimenticato chi sei veramente. Allora, quando attraversiamo un momento di blocco, spesso crediamo di aver perso noi stessi. Però il 6 di coppe ti dice una cosa diversa. Non ti sei persa. Ti sei soltanto allontanata o allontanato da una parte autentica di te. Forse mentre cercavi di diventare la persona giusta, quella di successo, quella che sa sempre cosa fare, no? Ecco, hai lasciato in disparte qualcosa di molto prezioso, la tua spontaneità, la tua capacità di stupirti, quel piacere semplice di fare qualche cosa solo perché il cuore lo vuole fare.
È come se il Sedicoppe arrivasse, sai, come un vecchio amico, non porta qualche cosa di nuovo, cioè ti restituisce qualche cosa che è sempre stato tuo. Quindi il tuo alleato invisibile è proprio il ricordo della tua anima, cioè quella parte di te che ancora prima delle aspettative del mondo, ancora prima delle aspettative della famiglia, ancora prima delle aspettative degli altri, sapeva ciò che la rendeva viva. E la cosa bellissima è che l'anima non dimentica mai. Puoi allontanarti da lei, cioè dall'anima, puoi smettere di ascoltarla per anni, ma l'anima continua ad aspettarti con la stessa dolcezza, sempre. Per questo il Sedicoppe è una carta di grande fiducia, ti dice che quello che stai cercando mica è lontano, cioè sta dentro di te, il Sedicoppe. Ti faccio questa domanda, quando eri bambina, o comunque prima sai che la società, il mondo ti dicesse chi devi essere, devi diventare così, prima che i social ci influenzassero, la propaganda ci influenzasse, ok, c'era qualche cosa che ti faceva sentire profondamente viva o vivo, che cos'è? Quello è il tuo alleato. Cioè, non dobbiamo diventare qualcun altro, dobbiamo ricordare chi eravamo prima che la paura ci facesse indossare tutte le maschere. Ok? Wow, che se sono ragazzi, non sapevo cosa dovevo fare, guarda. Allora, qual è il rito del passaggio? Cioè, quale gesto simbolico o concreto può aiutarti ad attraversare questa soglia? Il rito del passaggio. Cioè, il 9 di coppe. Cioè, questa carta proprio rompe quell'idea diffusa che per uscire dal blocco bisogna fare di più. Non devi fare niente, devi godere. Cioè, quello che devi fare, sai che l'anima non registra concetti, come vi dico sempre, ma registra gesti. Quindi l'anima impara che tu ti sei alleata con lei e non la stai denigrando più, sei di coppia, quando fai qualcosa per lei, con dei gesti, con dei mudra, lo sapete già tutte voi che state facendo i percorsi sciamanici con me, no? Sotto l'info box trovate tutte le informazioni. Allora, devi riconciliarti con il piacere. Io ti direi subito danza del piacere, almeno 2 volte a settimana da quando guardi questo video, per 21 giorni, danza del piacere, ma soprattutto un gesto semplice. Magari ci aspettavamo qua una carta di sacrificio, no? Disciplina, fatica, no. Gli spiriti con i tarocchi ti stanno consegnando la carta del piacere, della gratitudine e della gioia semplice, della serie. Hai già lottato abbastanza. Il rito che ti viene chiesto non è fare altro, non è aggiungere altro alla tua giornata, è ricordarti che sei viva, che sei vivo. Quando siamo dentro a un inverno dell'anima, allora è come se smettessimo di nutrire ciò che ci dà gioia. Rimandiamo tutto. Quando sto meglio lo faccio. Quando vado a farmi un massaggio. No, quando sto meglio lo faccio. Mi bevo una bella tazza di tè. No, no, sto troppo male, rimango qua. Cioè, capito? Quando avrò risolto questo problema, quando uscirò da questo blocco, e intanto il cuore aspetta. Il 9 di coppe ti dice qualcosa di profondamente trasformativo e semplicissimo. Concediti ogni giorno un gesto di piacere completamente gratuito, cioè non perché te lo sei meritato, non come premio, ma come un atto sacro, tipo bevi lentamente una tazza di tè guardando il cielo, oppure cammina a piedi nudi sull'erba, con la consapevolezza di star facendo un atto di piacere per la tua anima. Oppure la danza del piacere che trovi sul canale, oppure ascoltare il vento, o assaporare un frutto come se fosse la prima volta. Non devi farlo per ottenere qualche cosa, devi farlo perché l'anima tua si nutre di bellezza. L'anima ci insegna che il piacere diventa la strada della guarigione. Ti ricordi il video sulla cascia e l'etere che ho fatto? Sat Chittananda, la coscienza è gioia.
È un movimento erotico tra umano e divino, è pura gioia. Cioè devi smettere di rimandare la gioia, perché ogni volta che scegli consapevolmente un piccolo momento di bellezza, tipo questi piccoli riti, stai dicendo alla vita, all'anima, sono qui, sono pronta a ricevere. Altrimenti non puoi ricevere. Devi darti per ricevere. Cioè, ti faccio una domanda, quale piccolo gesto di gioia che magari ti concedevi prima hai smesso di fare, aspettando il momento perfetto? Perché quel gesto di gioia è la chiave che apre la porta che stai cercando, eh? Il, il 9 di coppe parla del piacere come via spirituale, non come gratificazione dell'ego. È la danza del piacere che ti ho proposto. Le mie ragazze che fanno le masterclass si rifacessero la Tandava, la danza, le 7 leggi dell'amore. Chi segue il percorso sciamanico con me sul canale va benissimo la danza del piacere, ti riporta a questo. Ok? Wow. Qual è il dono del blocco? Quale talento, saggezza, consapevolezza porterai con te quando questo ciclo sarà concluso? Qual è il dono del blocco? Vedete come sono belle le carte? Il mondo, la pienezza assoluta, il successo. Cioè, allora, tutta la stesa mi sta dicendo che il blocco non è una parentesi, ma è proprio l'iniziazione. Il mondo è l'arcano del compimento, dell'integrazione e della totalità. Il mondo non parla di una vittoria esteriore solo, ma di una persona che dopo un lungo viaggio non ha più bisogno di rincorrere se stessa. Allora, sei partita o partito credendo di dover uscire dal blocco. Ma qua scoprirai che il vero dono non sarà uscirne. Sarà la persona che sarai diventata o diventato grazie a questo passaggio. Il mondo è la carta dell'integrazione. Significa che parti di te che sembravano separate iniziano finalmente a dialogare. La mente e il cuore, la forza e la dolcezza, l'azione e il riposo, il maschile e il femminile, il fare e l'essere. Quello che oggi ti sta sembrando un blocco o un inverno, allora apparirà appena concluso come il tempo in cui la tua anima ha rimesso insieme i frammenti della tua storia. E quando questo accade non vivi più per dimostrare qualcosa, vivi per esprimere chi sei. Il mondo ti dice che il più grande dono di questo blocco sarà sentirti finalmente intera, intero, non perfetta, non perfetto, intero, cioè realizzata. E quando una persona ritrova questa interezza non ha più bisogno di correre dietro alla vita, ma è la vita che inizia a scorrere attraverso di lei. Allora questa carta ti dice: come dire, cioè molte persone scoprono che una parte della loro fatica nasce proprio dal bisogno di essere all'altezza, di confermarsi, di conformarsi, di ottenere riconoscimento. Invece il mondo ti dà un'altra possibilità, cioè vivere non per completarsi, ma perché si è già interi e da quell'interezza nasce naturalmente l'azione. Cioè io ti faccio quest'altra domanda: se non dovessi più dimostrare niente a nessuno, come sceglieresti di vivere la tua vita? Allora, ragazze mie ragazzi, fatevi queste domande, scrivetelemele o sotto all'info box o sul quaderno rituale, perché vi stanno aprendo la strada. Ogni cosa che è in ombra, quando viene messa in luce, attiva l'azione consapevole, ok? Allora, la tua primavera andiamo a vedere adesso. Come rifiorirà la tua vita da questo inverno dell'anima? La Madonna! È l'imperatrice, cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, tu ti rendi conto?
Cioè, allora, i tarocchi ti stanno dicendo una cosa, intanto io mi stiracchio perché dopo aver avuto l'imperatrice, tu dopo questo blocco mica tornerai solo a fare, tu comincerai a generare. Cioè, tu comincerai a creare. L'imperatrice è la vita che fiorisce, senza sforzo. L'imperatrice ha un solo mantra, la suprema condotta e assenza di sforzo. Osserva la natura. Nessun fiore si apre perché qualcuno gli ordina di farlo, ma fiorisce quando arriva la sua stagione. Allora, hai avuto paura di essere fermo, ma in realtà stavi semplicemente aspettando la tua primavera. L'imperatrice è la primavera. L'imperatrice non rincorre le occasioni, le genera. Non forza la creatività, la lascia sgorgare. Non vive nella scarsità, ma abita l'abbondanza come uno stato dell'essere. Allora, quando questo inverno sarà attraversato, ti accorgerai che la tua vita inizierà a produrre frutti in modo diverso, in modo inesplorato, in modo... farai wow! Non perché ti sforzerai di più, ma perché agirai da una prospettiva completamente diversa, autentica. Allora le relazioni saranno più vere, le idee nasceranno con facilità, la creatività tornerà a scorrere, anche il tuo corpo troverà un ritmo di prosperità. Perché l'imperatrice è il simbolo della fertilità dell'anima. Cioè ovunque passa l'imperatrice, un po' Re Mida, no? Trasformava tutto in oro. Ovunque passa qualcosa prende vita. Questo vedo per te, non un semplice ritorno a quello che eri, ma è una fioritura pazzesca che probabilmente non hai mai conosciuto prima. Allora io ti dico, questa imperatrice c'è già dentro di te e ti faccio quest'altra domanda. Se sapessi che dentro di te esiste un giardino pronto a fiorire, quale parte della tua vita inizieresti a nutrire con più amore invece che con più controllo? Ripeto, tu sai, dentro di te, devi sapere che dentro di te c'è già un giardino pronto a fiorire. Allora, qual è la parte della tua vita che inizieresti a nutrire con amore, passione, dedizione, invece che controllarla quella parte lì? Ok? Wow. Ultima carta. Qual è il messaggio finale dell'amante mistico in questo viaggione? Il cavaliere di coppe. Un invito ti dà. Ti invita proprio. Vieni a cena con me. Allora. Hai trascorso tanto tempo cercando di capire la vita, cercando di controllarla, di prevederla, di proteggerla. Adesso ti viene chiesto qualcosa di diverso. Ti viene chiesto di imparare a ricevere la vita, non a rincorrerla, a riceverla. Ti invito a fare il video sull'imperatrice con le pratiche che ho messo anche qui. La pratica, il viaggio erotico negli arcani sull'imperatrice, perché me la chiama proprio qua, E il cavaliere di coppe imparare a ricevere. Allora, è colui il cavaliere di coppe che si lascia guidare solo da quello che ama. Non corre dietro al successo, non rincorre il riconoscimento, segue solo il richiamo del cuore. E quando segue questo richiamo del cuore, il cavaliere di coppe scopre che il cammino diventa più leggero. Allora il tuo inverno non è arrivato mica per fermarti, è arrivato per insegnarti una nuova fede nella vita. La fede del fatto che la vita non è qualcosa da costruire, è qualcosa da accogliere. Allora l'amante mistico è come se ti dicesse: smetti di domandarti continuamente dove devi andare. Diventa così presente da riconoscere quello che in questo momento sta già venendo verso di te.
Passiamo sempre tanto tempo a cercare, no? La porta, la via d'uscita. Il Cavaliere di Coppe ti dice che c'è la porta che ti sta cercando a te, insomma, capito? Lascia solo che il cuore diventi la tua bussola, non perché il cuore conosce tutte le risposte, ma perché riconosce sempre quello che è vivo e dove devi andare. E quando segui ciò che è vivo, anche il sentiero più incerto diventa una via sacra. Allora qua il blocco non era punizione, non era una cosa negativa, è l'invito dell'amante mistico a rallentare abbastanza da poter sentire i suoi passi avvicinarsi a te. E adesso che li hai sentiti, non avere paura di andare incontro alla vita con la coppa aperta. E allora, se oggi smettessi di inseguire la vita e iniziassi ad accoglierla, qual è il gesto che cambierebbe già da domani? Cioè, questo è un percorso dal controllo alla fiducia e al vero successo dell'anima. Wow! Ragazze e miei ragazzi, sono sbalordita da questa prima lettura. Io non aggiungo nient'altro, faccio soltanto, mi raccomando alle domande che vi ho fatto, che perché adesso chiudiamo il video e inizia la trasformazione. Grazie a quelle domande. Mettiamoci una carta degli animali sacri. L'autosufficienza, vedi l'autosufficienza e l'autosufficienza, il leopardo delle nevi. Sei molto indipendente e anche solitario. L'integrità è importante per il tuo miglior risultato. Envuelve tu ser con invisibilità e cammina con gli sciamani, caspita. Cammina con gli sciamani, usa la tua intuizione e lascia che la tua vita si despiega in una perfezione silenziosa. Cioè, perfezione silenziosa. L'autosufficienza che arriverà dopo questo inverno blocco sarà qualcosa di completamente diverso. Cioè, qua tu ti realizzi veramente. Il leopardo delle nevi è il tuo spirito animale alleato in questo momento. Ora, che figo. Bellissimo. Magari fatti lo screenshot a questa carta e riguardatela perché è in sé tutto l'essenza della lettura. Ok? Ragazze e miei ragazzi, per qualsiasi percorso lo trovate tutto qua sotto all'info box. Questa lettura mi ha steso, bevo un bicchiere d'acqua prima di passare all'altra lettura. Se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua con la seconda variante per le mie ragazze e i miei ragazzi. Partiamo subito. Come ho detto anche nella prima variante, non avere fretta di capire tutto adesso. Cioè, le immagini che andremo a vedere non chiedono di essere spiegate, ma chiedono proprio di essere abitate. Cioè, allora, lascia che sia la tua anima, appena finiremo il video, a parlarti, a mezzo anche delle domande che ti farò, in modo tale che andiamo proprio a cooperare con il nostro destino. Il mio approccio tarologico è sempre un approccio di cooperazione con gli eventi che sono già previsti per te. Allora, se in questo blocco inverno dell'anima noi impariamo a cooperare con l'evento stesso, nascerà una trasformazione stupenda, come migliaia di voi già sperimentate. Allora, metto il mio promemoria qui e prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere la bellezza della libertà, la gioia della creazione, amore e cooperazione. Perché la tua vita si è fermata o un aspetto della tua vita? Qual è il messaggio che il destino sta cercando di darti?
Partiamo con la prima domanda. Dove si manifesta il blocco? In quale area della tua vita l'anima ha rallentato il passo? Nel lavoro o nella cooperazione, il 3 di denari. Anche, sai, il fare insieme, qua ci sono persone che fanno insieme, no? Può essere anche nel mettere il tuo talento al servizio del mondo. Questa carta mi parla di costruzione, qua stanno costruendo una nuova strada, di un'opera condivisa tra queste persone, tra il progetto, no? E la carta dell'artigiano qua, quello che mette il suo talento al servizio di qualcosa di più grande di lui. Allora, io non credo assolutamente che a te ti manchino le capacità, perché il 3 di denari dice esattamente il contrario, mi dice che tu hai dei talenti, hai l'esperienza, hai qualcosa di prezioso da offrire, ma probabilmente a un certo punto del cammino hai iniziato a chiederti se quello che stai costruendo abbia ancora davvero un'anima. Allora, il blocco non nasce da una mancanza di talento, ma piuttosto dal bisogno dell'anima tua di ritrovare il senso di ciò che fa. Allora, quando perdiamo il significato, il senso di ciò che facciamo, anche il lavoro più bello diventa pesante. Quindi, quando invece ritroviamo il significato, anche la fatica si trasforma in un atto d'amore. Qua il 3 di denari ti invita a non chiederti che cosa sto facendo, ma ti invita a farti una domanda più profonda: per chi lo sto facendo? Al servizio di quale bellezza sto mettendo il mio dono? Perché il tuo blocco potrebbe non essere un blocco del fare, potrebbe essere un blocco proprio del significato. Mi spiego? Ti ricordi il video podcast che ho fatto, L'abbondanza proibita? Ti chiedo di riguardarlo oggi quel podcast, perché ti fa capire la natura di questo blocco, anche se adesso lo andiamo a elaborare con tutte le carte, però quando tu offri quello che stai facendo alla grande madre, allo spirito, allora anche la più grande fatica diventa proprio un atto d'amore meraviglioso e non ti affatica. E generi prosperità di idee, di salute, di denaro, di affetti, di amore. Quindi questa carta ti invita a fare ciò che fai come un'offerta sacra. Allora assumerebbe tutto un significato diverso. E il concetto del sacrum facere, del darsi, dell'offrirsi, no? Il gesto non cambia, ma cambia la coscienza con cui lo fai. E quando cambia la coscienza cambia anche il mondo che quel gesto costruisce, mi spiego? È una grande apertura questa, come prima carta della lettura. Allora, vediamo seconda carta. Qual è l'illusione del blocco? Qual è la storia che la tua mente sta continuando a raccontarti? La storia, l'illusione del blocco, qual è? Eh sì, e qua c'è il 3 di coppe. Qua il messaggio è ancora più sottile, 3 di denari, 3 di coppe. Allora, perché il 3 di denari mi parla, hai perso il significato di ciò che costruisci e la mente ti racconta che il problema è la mancanza di gioia o di riconoscimento o di condivisione. Quindi però il messaggio è ancora più sottile perché questa carta parla della celebrazione, no? Dell'amicizia, della condivisione, della gioia che nasce quando possiamo essere noi stessi insieme agli altri. Eppure sta nella posizione dell'illusione, cioè questo significa che la mente può raccontarti una storia che suona più o meno così.
quando troverò le persone giuste, quando sarò finalmente riconosciuto, quando mi sentirò davvero visto, e allora tutto riprenderà a scorrere. Però i tarocchi ti stanno dicendo che questa è solo una parte della verità, perché il 3 di coppe ti ricorda che la gioia autentica non nasce mica dal fatto che qualcuno ti faccia gli applausi, ma nasce quando ciò che siamo può essere condiviso senza paura. E il piacere immoto che sperimentiamo, a cui aneliamo nelle pratiche sciamaniche, no? Quel piacere che non è suscettibile dalle fluttuazioni della vita, dal fatto che ci riconoscano o meno gli altri, ma dal fare, dal sacrum facere quotidiano, sto facendo qualcosa che ha un significato per l'anima, per la vita. E non lo so, forse stai aspettando che il mondo ti dia il permesso di esprimerti? Oppure stai aspettando che arrivino le persone giuste per sentirti finalmente al tuo posto? Cioè, però l'anima non aspetta il permesso, capito? Cioè, devi cominciare a danzare con la vita e proprio quella danza richiama naturalmente chi è in sintonia con il suo ritmo dell'anima. Quale illusione allora è credere che la tua felicità dipenda da ciò che accade fuori? La tua felicità non dipende da quello che accade fuori. Quello che accade fuori è l'immagine che la tua anima vuole farti sperimentare per vivere un certo tipo di emozione. Cioè arriva prima l'emozione che devi vivere e poi l'immagine che te la manifesta. Allora, la tua vibrazione cambia nel momento in cui smetti di trattenere quello che sei. Qua stai trattenendo quello che sei. Cioè, il 3 di coppe ti invita a ricordare una cosa molto semplice: non sei nato per essere approvato, sei nato per condividere chi sei, il tuo dono, il tuo talento. E quando il tuo dono viene condiviso con autenticità, allora la comunità giusta arriva come conseguenza, ma non come una condizione, una condizio sine qua non, mi spiego? Ti chiedo, ma se tu non avessi più paura del giudizio, no? O dell'incomprensione, ecco, allora quale parte di te inizierebbe finalmente a mostrarsi al mondo? Cioè qua il blocco non... puoi scriverlo anche sotto, nei commenti o sul tuo quaderno rituale, perché le domande che ti sto facendo servono a far continuare il viaggio e a rivelarsi durante, quando finisce anche il video. Non devi rispondermi subito, magari. Come senti? Qua il blocco non nasce perché sei sola, perché sei solo, nasce perché una parte autentica di te aspetta ancora il permesso di essere vissuta. Qual è sta parte? Andiamo a vedere, terza carta. Che cosa sta accadendo veramente? Cioè, qual è il movimento invisibile che non riesci ancora a vedere? Che cosa sta accadendo davvero? Qual è il movimento invisibile che non riesci ancora a vedere? Il 4 di spade. Il 4 di spade non mi parla di un blocco attivo, cioè mi parla di una sospensione. Una sorta di guarigione silenziosa, mi spiego? Cioè come se la vita sia andata in una stanza interna più che altro. Cioè, allora, questa carta non urla, non si muove, non spinge, si ferma. Però non è una fermata vuota questa, è una fermata necessaria. Perché il 4 di spade ci mostra un tempo in cui la vita si ritira per riorganizzarsi in profondità. Non sta succedendo meno, sta succedendo altrove, cioè in una stanza interna. È come un corpo che dopo una lunga battaglia ha bisogno di distendersi per permettere alle sue energie di tornare al centro. Io credo che quello che tu chiami blocco non è un'interruzione del cammino, è un tempo di integrazione, cioè tutto ciò che hai vissuto, tutto ciò che hai costruito, tutto ciò che hai compreso, tutto ciò che hai sentito, è come se avesse, sai, bisogno di essere assimilato. E questo non avviene nel fare, no, avviene nel silenzio, nel 4 di spade. Allora il 4 di spade ti dice che la mente continua a cercare delle risposte, la mente vuole muoversi,
vuole cercare direzione, però l'anima in questo momento sta facendo esattamente il contrario, sta respirando, sta guarendo, sta lasciando che le tensioni si sciolgano senza forzare nulla. E questo potrebbe sembrarti immobilità, però questo può sembrarti immobilità solo se hai uno sguardo superficiale. In realtà è come se fosse un processo molto intelligente della vita stessa, perché nessuna trasformazione, no, può avvenire, nessuna trasformazione profonda può avvenire senza pause, senza spazi vuoti, senza momenti in cui non si deve per forza capire tutto, insomma. Cioè, allora ti faccio questa domanda, magari scrivila sul tuo quaderno rituale. Se non dovessi risolvere niente, per un istante, non devo risolvere niente, ok, cosa accadrebbe dentro di te in questo preciso momento? Magari scrivimelo sotto oppure scrivitelo sul tuo quaderno anche più tardi. Se non dovessi risolvere tutto o se non dovessi risolvere niente per un istante, cosa accadrebbe dentro di te in questo preciso momento? Cioè questa è la carta del mi sto ricostruendo dall'interno. È una rigenerazione silenziosa. Cioè non stai fallendo nel muoverti, stai riuscendo a fermarti nel modo giusto, ok? Qual è l'archetipo che ti sta guidando? Cioè quale divinità, quale forza archetipica sta attraversando questo momento della tua vita? Qual è l'archetipo che ti sta guidando? Guarda, cioè, qua il sole abbiamo. La felicità ti sta guidando, cioè incredibile, guarda. Una nuova nascita, eh. Cioè, guarda che carta è. Girasoli, il bambino, cioè tu sei l'adulta, l'adulto che sta partorendosi. Cioè, è la rigenerazione verso la verità di se stessi. Perché qua abbiamo il silenzio del 4 di spade, il tempo della sospensione, no? Qua arriva la forza archetipica del sole che illumina. Il sole non è un archetipo che lavora nell'ombra, è proprio quella forza, quell'archetipo che rende visibile ciò che è essenziale. Quindi probabilmente ciò che ti sta guidando in questo momento non è la confusione come magari stai pensando, ma non è neanche un blocco, è proprio un processo di chiarificazione profonda. Perché il sole porta la semplicità dove prima c'era complessità. Il sole porta verità dove prima c'era ambiguità. E poi porta la vitalità dove prima c'era stanchezza. Il sole non ti chiede di diventare qualcosa di diverso. Ti riporta al bambino, cioè ti riporta a ciò che eri prima di tutte le tue paure. Ti riporta a ciò che eri prima delle strategie. Ti riporta a quello che eri prima delle tue difese. Ecco perché il sole spesso arriva dopo un momento di pausa, perché per poter vedere chiaramente bisogna smettere di correre. Questa carta ti dice che ciò che sta emergendo dentro di te mica è un problema da risolvere, è una verità che sta tornando alla luce e quando la luce arriva, tutte le cose che sembravano complesse, complicate, cioè perdono il loro peso, ma non perché sono cambiate, perché finalmente le vedi per quello che sono. È come se ti espandessi. Il sole è proprio l'archetipo della semplicità luminosa. Ma io credo che ti stia guidando il sole a smettere di cercare risposte difficili, che risposte difficili sono la mente che vuole arzigogolare, la vita è molto semplice. Quindi, cioè non devi diventare qualcuno, mi sta dicendo. Devi solo tornare alla tua luce quando smetti di interferire con essa, con la luce stessa. Allora ti faccio un'altra domanda, Allora, se tutto fosse più semplice di quanto pensi,
Allora, quale parte della tua vita si alleggerirebbe immediatamente? Scriviti questa domanda e lasciala lavorare. Andiamo a vedere adesso che cos'è che deve morire, quale identità, quale convinzione o quale mito sociale è arrivato al termine del suo viaggio, ciò che deve morire, che cos'è? Il paggio di coppe. Il paggio di coppe è una carta stupenda, però in questa posizione su ciò che deve morire è più che altro un modo idealizzato, un modo dipendente di vivere le emozioni. Cioè, il paggio di coppe è una carta tenerissima, parla dell'inizio dell'emozione, no? Della sensibilità, dello stupore che nasce quando il tuo cuore si affaccia di nuovo alla vita, ma in questa posizione di ciò che deve morire ci dice qualcosa di molto preciso. Non deve morire la tua sensibilità, deve morire il modo in cui forse hai imparato a viverla, il modo di vivere le tue emozioni, la tua sensibilità. Cioè il paggio di coppe è la parte di noi che aspetta le conferme, aspetta le risposte, aspetta che qualcosa fuori di te risuoni per poter dire ah, allora posso sentire, cioè aspetta il permesso, è un giovanotto, no? È una parte bellissima, però un po' giovane. E il blocco in questo momento è come se dicesse forse hai imparato a vivere le tue emozioni, il tuo cuore, come qualcosa che ha bisogno di essere attivato dall'esterno, no? Hai imparato a vivere il tuo cuore, le tue emozioni come qualcosa che ha bisogno di essere attivato da una persona, da un evento, da una conferma. Per oggi questa carta ti invita a fare un altro passaggio, cioè il sentimento, le tue emozioni, il sentimento non deve più dipendere dal mondo, dagli altri, deve diventare una sorgente interna. Cioè il paggio di coppe deve morire come attesa, perché quando il cuore smette di aspettare diventa adulto. E quando il cuore diventa adulto mica perde la sua dolcezza, ma la radica, la rende stabile. E così l'emozione non è più qualcosa che ti accade da fuori, ma diventa quella cosa che abiti, è un po' di maturità emotiva, no? Cioè noi ci possiamo innamorare in qualsiasi momento di un tramonto, di una foglia, di un animaletto, di un fiore, cioè scegli di innamorarti. Scegli di vedere, perché l'amore è tutto ciò che esiste, Sat Chit Ananda, no? Come ti ho spiegato nel video Akasha Etere. L'amore è tutto ciò che esiste, sta a te per libero arbitrio scegliere di cooperare con l'amore, che è tutto ciò che vivi. Non aspettare dall'esterno che qualcuno ti chiami per provare emozione. Emozionati tu. Mi spiego? Perché è come se mi venisse di farti una domanda, cioè in quali momenti della tua vita stai ancora aspettando che qualcosa fuori di te ti autorizzi a sentire quello che in realtà c'è già dentro di te? Tu puoi emozionarti in qualsiasi momento, questa è la maturità. Allora, questa carta mi dice una cosa chiara, non sei chiamata o chiamato a sentire di più, ma sei chiamata o chiamato a non dipendere più dall'esterno per sentire. Mi spiego? Vediamo adesso se sta carta, il seme nascosto, che cosa sta cercando di nascere proprio grazie a questo rallentamento? Che cosa sta cercando di nascere proprio grazie a questo rallentamento? Eh sì, qua abbiamo un 8 di coppe che mi parla di uscire dalla zona comfort. Abbandono consapevole di ciò che non nutre più l'anima.
Quindi questa carta ha un silenzio particolare, no? Non è una crisi evidente, è una sorta di distacco che avviene dall'interno. Cioè, è come se, sai, quando ti accorgi che una sorta di parte della tua vita non ti appartiene più, anche se per tanto tempo è stata casa per te. Cioè, l'otto di coppe non mi parla di fallimento, mi parla di una maturazione del sentire, un'evoluzione del paggio di coppe. Cioè, come se a un certo punto l'anima smette di restare per abitudine lì dov'è, smette di giustificare ciò che non la nutre più, semplicemente si alza, ma non con rabbia, con una chiarezza silenziosa. Magari ciò che sta nascendo in te, proprio grazie a questo rallentamento, è la capacità di non tradirti più emotivamente. Ciò che sta nascendo in te, grazie a questo rallentamento, è la capacità di non restare più dove il tuo cuore si è già ritirato. Questa carta non parla di ciò che perdi, parla di ciò che smetti di inseguire. Perché spesso il vero cambiamento non nasce quando aggiungiamo qualcosa alla nostra vita, ma quando smettiamo di investire energia in ciò che non ci corrisponde più. E allora l'otto di coppe è il primo passo verso una verità molto più grande. Non è ancora il nuovo, ma è il coraggio di lasciare il vecchio senza più fare compromessi con il vecchio. Allora ti faccio una domanda, perché c'è un'area della tua vita adesso dove senti di essere rimasta o rimasto solo per abitudine. Dimmi se non è così. Anche se qualcosa dentro di te si è già ritirato da tempo. Ecco, là sta la risposta. Perché in questo momento siamo nella fase in cui stai imparando a scegliere ciò che ti corrisponde davvero. Ok? Andiamo a vedere adesso qual è la paura da attraversare, quale timore rende questo blocco, questo inverno più lungo del necessario. Qual è la paura da attraversare? È proprio l'attraversamento della soglia, è proprio il 6 di spade qua. Lasciare una riva conosciuta anche quando l'altra non è ancora visibile chiaramente, la paura dell'ignoto. Allora, qua non è né la paura di soffrire, non è la paura di fallire, è la paura che sta in mezzo, cioè quel momento sospeso in cui non sei più ciò che eri prima, ma non sei ancora ciò che stai diventando, e il 6 di spade ti dice che forse la tua mente sta cercando di rendere questo passaggio più lungo del necessario, perché vorrebbe un passaggio senza incertezza, vorrebbe avere già tutte le certezze. Cioè vorrebbe una nuova identità già pronta prima di lasciare la vecchia. Però la vita non funziona così. Cioè ogni vero attraversamento chiede un momento di vuoto. Cioè un momento in cui non puoi appoggiarti né al passato né al futuro. E questo per la mente può essere inquietante. È la fede del mistero. Cioè la paura che stai vivendo non è legata al cambiamento in sé, è legata alla fiducia nel movimento invisibile che ti sta portando da una sponda all'altra. E il 6 di spade ti invita a riconoscere che non sei ferma, non sei fermo, sei già in viaggio, Però non lo stai ancora riconoscendo perché sai, nel mezzo dell'acqua. E l'acqua come se avesse una qualità particolare, mica ha appigli, però ti sostiene comunque, questo è il punto. Non ti manca la terra, ti manca la fiducia nell'acqua, mi verrebbe da dire, non so se mi sono spiegata, la fiducia nel processo. Cioè, tu stai già andando, mi dice.
però non riesci ancora a riconoscerti in questo viaggio. E questa però è una paura tipica delle trasformazioni profonde, ehm, cioè non perdere qualcosa, ma non avere ancora forma nel nuovo, no? Ok, vediamo adesso qual è l'alleato invisibile in tutto questo, qual è la forza interiore, guida o risorsa che è già con te, anche se ancora non la riconosci. L'alleato invisibile, quale forza interiore è già con te? Guarda, qua abbiamo il Cavaliere di Coppe, tu sai muoverti dove le cose le senti vive, dove batte il tuo cuore, tu lo sai già fare di default questo, ce l'hai già. Ed è proprio questa tua capacità, questa tua energia che ti sta guidando in questo momento, anche se non te ne accorgi, eh. Cioè una parte di te potrebbe sentirsi ferma, confusa, sospesa, però dentro di te tu sai riconoscere la percezione della bellezza, ti sai muovere in conformità della bellezza, ti sai muovere dove batte il tuo cuore, ti sai muovere dove senti viva la situazione. Allora il Cavaliere di Coppe non ti chiede di capire il percorso, ti chiede di non perdere la capacità di sentire quello che tu sai sentire. È un archetipo che si fida del movimento invisibile dell'anima, cioè tu non sai esattamente dove stai andando, però riconosci quando qualcosa è vivo e lo segui. Mi spiego? Questo è il tuo alleato più importante in questo momento, cioè la capacità di restare sensibile anche nel vuoto, di non diventare cinica o cinico mentre attraversi l'incertezza, di non chiudere il cuore mentre la mente cerca una direzione. Quindi il Cavaliere di Coppe ti ricorda che non serve vedere tutta la strada per fare il primo passo autentico, ma serve soltanto riconoscere ciò che ti fa vibrare, anche quando tu non sai niente, però riconosci quello che ti fa vibrare. E quindi se dopo il 6 di spade arriva il Cavaliere di Coppe, come risposta naturale stupenda, perché è come se la lettura mi dicesse: non devi sapere dove stai andando, devi solo non perdere la capacità che tu già hai di riconoscere quello che ti chiama. E qua passiamo dalla navigazione mentale a quella emotiva. Allora ti faccio un'altra domanda qua. C'è una piccola direzione che il tuo cuore sta continuando a indicarti, ok? Una piccola, che ti sta dicendo dove andare, una piccola direzione. Ma la mente non la considera ancora una risposta possibile, quella direzione che dice il tuo cuore. Qual è questa direzione? Cioè il cuore ti dice una cosa, ma la mente non la considera ancora possibile. Qual è questa piccola direzione? Ti ripeto, me la puoi scrivere sotto o sul tuo quaderno rituale. Allora, vediamo qual è il rito del passaggio, quale gesto simbolico o concreto può aiutarti ad attraversare questa soglia. Sapete che i riti sono fondamentali, altrimenti l'anima non registra, non capisce i concetti, capisce soltanto i riti, i gesti. Allora, qual è il rito del passaggio? Quale gesto simbolico o concreto può aiutarti ad attraversare questa soglia? Acci picchiolina, abbiamo il 5 di denari. Devi sederti accanto alla dea della mancanza e avere fede in lei, perché è come se mi dicesse questa carta: il rito che devi fare è abbracciare la tua fragilità, la tua vulnerabilità come il tuo più potente alleato. Il 5 di denari è l'attraversamento della mancanza. E il rito che questa carta ti propone è quello di cambiare il modo in cui stai con quello che senti come assenza. Il cambiare l'approccio alla dea della mancanza, la dea Penia. Quindi il gesto simbolico per trovare l'equilibrio e autopotenziarti è
riconoscere con vera sincerità dove ti sei sentita o ti senti sola o solo o non sostenuto o non visto, senza più giudicare quell'esperienza come un errore, perché è il tuo più potente alleato adesso. Quindi il rito da fare è questo. Devi fermarti qualche istante e dare dignità alla tua vulnerabilità per smettere di combatterla. Perché ciò che viene escluso dentro di noi continua a pesare. Ciò che viene accolto inizia a trasformarsi in alleanza. Allora il 5 denari ti invita a un gesto semplicissimo e profondissimo. Non scappare dalla sensazione di mancanza, ma siediti con la dea della mancanza, con la dea penia, come si siede accanto a qualcuno, no? Che ha freddo per scaldarlo, e fai la formula pentacolare. Oppure bastano pochissimi minuti, anche un minuto va bene, in posizione meditativa, schiena dritta, siediti accanto alla dea della mancanza. Immagina tutte le situazioni in cui ti sei sentita o ti stai sentendo esclusa o escluso, non visto. Immagina tutti i personaggi anche di questa esperienza, perché dietro a quei personaggi c'è una sola dea, che è la dea della mancanza. Allora poi visualizzala come una sagoma e di alla dea della mancanza: ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Dillo per 9 volte, puoi dirlo sia dentro di te o esprimendolo a parole. E poi quando finisci la formula pentacolare, vedi cosa accade tra te e la dea della mancanza. Solitamente ci si scioglie in un abbraccio, la dea della mancanza cambia forma, è stato integrato significa l'aspetto. Mi spiego? Perché c'è una parte della tua vita che sta interpretando quella vulnerabilità, quella sensazione lì come esclusione. Invece è la potenza necessaria parte del tuo attraversamento. Invece con questo rito tu impari a stare con la parte di te che si sente esclusa, trasformandolo in potente alleato. No? Ok. Molto bello, molto commovente questo, Vediamo adesso il dono del blocco. Quale talento, saggezza o consapevolezza porterai con te quando questo ciclo sarà concluso? Il dono del blocco. Bellissimo. Dimmi, ci sono così lineari tra di loro. Qua è uscita la forza. Non hai attraversato qua una mancanza, Cioè facendo il rito tu hai attivato e attivi una potenza interiore che nasce dalla capacità di restare presente dentro ciò che è fragile, di abbracciare le tue fragilità e di diventare no potente di più. Perché la vulnerabilità stava generando la profondità. Questo è il coraggio di sentire le zone più ctonie sotterranee di te e trarne potenti alleati. La vera forza non nasce dalla separazione da ciò che fa paura, nasce dalla capacità di restare in relazione con ciò che ti fa tremare. Il blocco allora qua non era una sorta di addomesticamento sottile, cioè ti stava insegnando a non reagire automaticamente, ti stava insegnando a non scappare, a non chiuderti, ma a restare. Ci vuole coraggio, cuore aperto per restare, la maturità emotiva. E dentro a questo restare qualcosa di te si è trasformato. Sei diventata integra, integro nel sentire, il paggio di coppia è maturato. Perché questa è una forma di forza che non dipende più dalle circostanze, perché non si basa su ciò che accade fuori, ma si basa su ciò che rimane stabile dentro di te mentre tutto intorno si muove. Quindi qua passiamo
Dal sentirsi esclusi a restare presenti nella vulnerabilità, alla dea della mancanza, fino a scoprire una forza che non avresti mai creduto possibile, una forza che non si oppone a queste emozioni ma le accoglie autopotenziandosi. Sì. Vediamo qual è la tua primavera a questo punto, cioè come rifiorirà la tua vita dopo questo inverno dell'anima. Abbiamo gli amanti. Beh, qua farai solo scelte che già il Cavaliere di Coppe me lo diceva, che dove senti viva la cosa, mi spiego? Farai solo scelte che risuonano davvero con l'anima tua, col cuore che pulsa. Quindi, vabbè, gli amanti sapete che non è una carta romantica nel senso superficiale del termine, no? È una carta di scelta, è una carta di allineamento, di verità interiore che diventa direzione, bussola. E qua vediamo che dopo il passaggio attraverso la vulnerabilità del 5 di denari, la forza che nasce da restare presenti alle emozioni, ecco, qualcosa dentro di te cambia radicalmente e profondamente. Non sei più chiamata a sopravvivere alle tue scelte, ma sei chiamata o chiamato a scegliere ciò che ti nutre. Gli amanti qua rappresentano il momento esatto in cui la vita smette di essere una reazione e diventa una dichiarazione, cioè non è più devo fare questo, devo fare quell'altro, no, ma questo è ciò che sento vero per me, questo è ciò che non sento vero per me. Quindi la tua primavera non sarà confusione, sarà pieno discernimento, questo sì lo sento vero, questo no non lo sento vero. E questo discernimento nasce proprio da tutto quello che hai attraversato, perché solo chi ha conosciuto la mancanza sa riconoscere veramente quello che gli nutre, che è nutriente. Solo chi ha attraversato la solitudine sa riconoscere ciò che è connessione autentica. Solo chi ha smesso di inseguire sa riconoscere ciò che lo chiama davvero. Allora gli amanti ti mostrano che la vita non fiorisce quando hai più possibilità, ma fiorisce quando inizi a scegliere con il cuore integro e questo cambia tutto. Cambieranno le tue relazioni, cambia il lavoro, cambia la direzione, il modo in cui ti posizioni nel mondo, ma non perché il mondo cambia, ma perché tu smetti di tradire quello che senti. Allora io ti faccio un'altra domanda, qua c'è una scelta tua che stai rimandando non perché non la conosci, ma perché senti che ti chiederebbe di essere completamente autentico. Qual è questa scelta che stai rimandando? Avrete già risposto. E qua ti lascio così la domanda. Ultima carta. Il messaggio finale dell'amante mistico, qual è per te? Il messaggio finale dell'amante mistico. Verità, 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 guarda come sta l'amante mistico, il cavaliere di spade. Ho capito tutto, devi dire la verità, devi fare le cose, devi scegliere. Cavaliere di spade. Cioè, hai capito, no? Cioè, questa è la mente che si sveglia e non aspetta più nessuno. Come faceva il paggio di coppe. E la mente è illuminata. Anche il tuo amante mistico e dice, wow, ce l'ha fatta finalmente. Cioè, questa è la chiarezza che ti arriva dopo tutto l'attraversamento, quindi dopo tutto sto viaggio, dopo il silenzio del 4 di spade, la vulnerabilità del 5, dopo la forza che nasce dalla presenza, e qua c'è un'energia che non può più restare ferma. Ma attenzione, non è fretta quella del Cavaliere di Spade, è lucidità piena. Il Cavaliere di Spade è la parte di te che a un certo punto smette di restare dentro a tutte le domande che si fa e inizia a riconoscere le risposte che aveva già dentro. Cioè, qua dirai tu, adesso basta attendere, adesso si comprende, adesso si sceglie. Quindi il messaggio finale di questo attraversamento è proprio questo: non sei qui per restare sospesa all'infinito nel dubbio, non sei qui per analizzare ciò che senti, sei qui per dare una direzione alla verità che hai maturato nel silenzio.
il Cavaliere di Spade nasce dopo tutto questo percorso qua, quando tutto è stato sentito, quando tutto è stato attraversato, quando non c'è più confusione, ma una sorta di, io la vedo, sai com'è, un'urgenza chiara di coerenza. E questa coerenza può essere rapida, a volte anche drastica, eh. Cioè, no, sai come quelli che si svegliano da un lungo sonno della coscienza, a un certo punto si svegliano, cambiano vita, lasciano partner, cambiano lavoro, tum tum tum. E tu dici, ma è successo tutto in una notte? No, sta succedendo da 15 anni, veramente. Mi sono svegliata adesso, l'ho capito adesso. E, e la libertà del rimuginio, questa carta, la libertà dalla sospensione eterna, la libertà di restare in quei luoghi interiori, no, che non ti corrispondono più. Cioè, il messaggio dell'amante mistico con il Cavaliere di Spade ti dice una sorta di ordine. Ti do un ordine. No, non è un ordine, però è forte, è assertivo, ti dice adesso onora quello che hai compreso e muoviti nella direzione che la tua verità ha già scelto per te. Punto. Allora ti faccio una domanda finale, domandona da 1.000.000 di euro. Qual è la decisione che dentro di te è già chiara? Adesso ce l'hai, io lo so. Però stai ancora rimandando per paura della velocità di questa decisione. Hai capito? Cioè, allora, questa è una botta, è una bomba d'orologeria. Potentissima, ragazze e miei ragazzi. Mi raccomando alle domande rituali, perché secondo me già adesso avete fatto dei clicconi e vi state già adoperando, anche nella pratica con la vulnerabilità. Ti metto un'ultima carta dello spirito animale, vediamo cosa ti dicono. Elezione personale. Chiudi gli occhi. Che animali immagini? Che forza sono conosciute per questi animali? Che saggezza condividono? Abbraccia questa qualità. Allora, ragazzi miei, qua non è un solo animale. E ragazzi, questa è una carta che mi parla del tuo spirito animale, qualunque esso sia, che è l'unico che si trova alla base della colonna vertebrale, dove si trova la Kundalini, il primo chakra, che è l'unico che ti permette di non avere paura di prendere questa decisione. Allora, tu avrai un animale in particolare, che ne so, un ghepardo, un elefante, una giraffa. Se fate con me il cammino dello yoga sciamanico, il vostro animale è già attivo. Se tu chiudi l'animale, lo spirito animale può cambiare anche da un'ora all'altra ora, perché lo spirito animale è tutti gli animali insieme. In quel momento tu ti richiama di più la pantera, ti richiama di più la giraffa, ti richiama di più l'elefante. Allora, in questo esatto momento c'è, se chiudi gli occhi e ti dico, immagina il tuo animale, a te ti viene già in mente un animale. Allora sentiti quell'animale lì, perché è quello che ti sta chiedendo e attraverso quello che avrai il coraggio di fare questa cosa, questa verità qui, e smuovere le acque, che poi sono già smosse, ok? Ragazze e miei ragazzi, sono state 2 letture veramente devastanti. Serve una doccia fredda adesso, stupende, bellissime. Mi auguro che abbiano toccato e lasciato il segno. Vi dico sempre di fare le pratiche, perché noi facciamo una tarologia cooperativa, cioè con gli dei che già sono in atto per te. Quindi non è una lettura fine a se stessa, sono, come ben sapete, migliaia di voi ormai in tanti anni, letture rivoluzionarie, dove tu guardi l'archetipo, lo incarni, ci dai dentro e risolvi. Quindi io mi auguro di aver smosso non una montagna, le catene montuose, diciamo. E concludo qua. Ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.